Ciao a tutti, sono Pietro, il team leader di UFOS. Sono qui per raccontarvi un po' com'è andata la nostra campagna di lancio. Siamo tornati ormai da un paio di settimane, siamo tornati veramente molto soddisfatti da questa esperienza. Abbiamo lavorato duro e siamo riusciti a effettivamente mandare il nostro esperimento nello spazio con il razzo Rexus 22. L'esperimento è stato un successo sotto diversi punti di vista. Prima di tutto siamo riusciti a lavorare insieme come un team in 19 persone e a goderci tutti insieme il lancio, e questo è stato veramente un bel momento per il nostro team. Dal punto di vista tecnico e scientifico invece il nostro esperimento aveva 3 obiettivi. Il primo era quello di verificare il funzionamento della PHP in condizioni di milligravità nello spazio, e abbiamo dimostrato che lo fa, quindi siamo molto felici al riguardo. Inoltre volevamo testare il funzionamento di sensori a fibra ottica per la misura di temperature, e anche questo obiettivo è stato raggiunto al 100%. Infine, ma non per ultimo, volevamo testare l'accoppiata di schiume metalliche e paraffina sempre all'interno di un esperimento in ambito spaziale, e anche questo obiettivo è stato completamente raggiunto, possiamo dire. Quindi siamo tornati, carichi di lavoro, perché avremo da analizzare un sacco di dati, ma decisamente soddisfatti. Grazie del vostro interesse. Allora, dunque, dal punto di vista dell'esperimento, la campagna di lancio di Rexus 22 è stato un grande successo, passatevi il termine, visto che si sta parlando di argomenti spaziali, almeno galattico, cioè rimanendo nella nostra galassia. Perché è un grande successo? Il successo si può dividere in 3 parti. La prima è la riuscita dell'esperimento dal punto di vista tecnico, quindi era un esperimento complesso, era un esperimento che aveva diversi gradi di novità anche dal punto di vista tecnico, ad esempio le fibre non hanno mai volato, la paraffina e le schiume era la prima volta che venivano testate in certi tipi di ambiente, e anche l'integrazione di questi elementi all'interno dell'esperimento era effettivamente abbastanza complessa. È la prima volta che veniva fatta, e da questo punto di vista è stato un grosso successo, perché abbiamo ottenuto tutti i dati, tutto ha funzionato alla meraviglia, e anche la precisione di misura è stata una precisione non di tipo tecnico ma di tipo scientifico, quindi hanno fornito tutta una serie di dati che per noi saranno molto importanti e che potranno permettere un'analisi di post-processing di elevata qualità. Dal punto di vista scientifico, attualmente ovviamente è un po' presto per tirare delle conclusioni, perché i dati sono di ottima qualità, e questo come ho detto prima. Abbiamo visto che questo dispositivo particolare, questo dispositivo di trasmissione del calore innovativo, si attiva in ambiente spaziale, e questo era teoricamente aspettato. Aspettavamo che potesse raggiungere anche un regime di funzionamento. In realtà il tempo necessario probabilmente è più lungo. Dal punto di vista scientifico, quindi, abbiamo avuto un successo che è all'80% sicuramente di grande livello. L'altro 20% non lo possiamo classificare come un insuccesso, ma non siamo ancora sicuri, non abbiamo ancora una sufficiente analisi per poter garantire o dire che questo successo, che questa seconda parte è stato un successo o no. Quindi anche qui un 80% sì, l'altro 20% da verificare in una seconda fase. Il terzo punto che secondo me va messo in rilievo è l'aspetto educativo. L'aspetto educativo, i ragazzi, io sono andato su in una campagna insieme a loro, quindi ho potuto vedere come lavoravano, e devo dire che hanno lavorato tutti insieme, sono stati bravi nel coordinarsi, era un gruppo numeroso, il più numeroso che c'era sicuramente a Kiruna, di conseguenza anche il coordinamento fra loro non è stato così facile. Si sono coordinati, hanno lavorato in maniera affiatata, senza problemi di gelosia o di invidia l'uno dell'altro, quindi tutti hanno contribuito in maniera fondamentale al raggiungimento di questo grande successo. Quindi dal punto di vista del team, dell'esperimento e della riuscita del team, io sono estremamente contento, ma perché li ho visti lavorare, e quindi posso tirare queste conclusioni. Dal punto di vista educativo,
il mio giudizio non va soltanto sulla campagna di lancio, va sicuramente sull'intero progetto. Il progetto è un progetto ambizioso, un progetto molto complesso che coinvolge un numero di studenti elevati, di diversa competenza, di vario livello di istruzione, di vario livello di carriera scolastica. Secondo me loro hanno imparato tantissimo da questa esperienza, innanzitutto a come confrontarsi uno dall'altro, a interagire per uno stesso progetto e anche, se non altro, sia oltre che dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista organizzativo, cioè organizzare un team di questo genere vuol dire comunque interfacciarsi con i luoghi di lavoro, vuol dire interfacciarsi con altri enti, rispettare scadenze, rispettare verifiche anche molto richiestive dal punto di vista quello di ESA, e ognuno per la loro parte ha dato un contributo. Loro erano molto bravi sicuramente a sviluppare un progetto che era unitario, quindi preparare un esame e avere una valutazione in termine singolo. Sono stati messi alla prova per fare un progetto comunitario e questo secondo me l'hanno superato con grande successo. Un progetto che non era soltanto sulla carta, ma che prevedeva una fase realizzativa, una fase di test e una fase quindi di risposta dell'esperimento. Che dire, io sono contento, ma possono essere contenti tutti gli altri colleghi che con me hanno contribuito, diciamo, a questa crescita educativa. Parlando con i revisori ESA mi hanno fatto tutti i complimenti, quindi credo che in primis i complimenti vanno ai ragazzi, ma anche alla nostra università che tutto sommato l'ha supportati, contenuti, come dico, dal punto di vista numerico, che non era facile, ma anche dal punto di vista del loro entusiasmo, che per certi versi, devo dire, mi ha anche un po' contagiato.